Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Come vedete dallo sfondo, oggi andremo a realizzare un progettino per San Valentino. Allora, so che nel web e su YouTube ce ne sono tantissimi video, ma mi avete richiesto il cuore, amigurumi, e io cercherò oggi di farvelo. Prima di iniziare il lavoro e presentarvi il materiale, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Per questo progetto avremo bisogno cotone numero 5 rosso. Allora, solitamente i cuori vengono fatti anche con l'acrilico. Io per renderlo un pochino più delicato ho deciso di farvelo col cotone. Uncinetto numero 2, poi avremo bisogno della paillette per riempire il nostro cuoricino, delle forbici, un marcapunti che io, mi scuso, ho dovuto utilizzare una graffetta perché non avevo il marcapunti a disposizione, e poi, se vogliamo farlo a portachiave, un ciondolino portachiave di questo che poi inseriremo nel cuore. Prendiamo il nostro filo e facciamo un cerchio magico. Entriamo con l'uncinetto, tiriamo il filo e facciamo una catenella. Dentro il cerchio magico lavoreremo 8 maglie basse. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tiriamo la codina del cerchio e chiudiamo, e non chiudiamo, entriamo nel primo punto che abbiamo effettuato e ci lavoriamo 2 maglie basse. Nella prima maglia bassa andiamo a inserire il marcapunti nella prima maglia bassa che abbiamo effettuato e facciamo sempre un giro di 2 maglie basse per ogni punto sottostante. Quindi ci dovremo ritrovare alla fine con 16 maglie basse. Arrivati alla 16ª maglia, sfiliamo il marcapunti ed entriamo sempre nel punto marcato facendo una maglia bassa. Lo rimarchiamo ed effettuiamo la prima maglia bassa. L'abbiamo fatta, nel punto successivo facciamo 2 maglie basse nello stesso punto, quindi alterniamo una maglia bassa più un aumento. Per tutto il giro. Arrivati alla fine, sfiliamo il marcapunti, entriamo nel punto marcato sempre con maglia bassa, la rimarchiamo e facciamo un giro punto su punto. Quindi andiamo a rifare i punti che abbiamo sottostanti. Lavorato il 24esimo punto, quindi punto su punto, rientriamo nello stesso punto e facciamo un altro giro sempre punto su punto. Quindi il primo l'abbiamo fatto e rifacciamo un altro giro, sempre 24 punti bassi. Poi, se voi volete fare un cuore più grande, potete aumentare questo cerchietto, perché questo cerchietto non è altro che la metà parte del cuore.
Quindi se lo volete fare più grande andate ad aumentare sempre di 8, lo fate quanto volete, perché poi la lavorazione proseguirà sempre uguale, quindi alla fine non comporta tanti cambiamenti. Arrivati al secondo giro di punto su punto, quindi 24 punti, sganciamo il marcapunti e nel frattempo prepariamo un altro lavoro uguale a questo. Io in questo caso l'ho già preparato, quindi mi aggancio, lo prendo e mi aggancio in prossimità dell'ultimo punto che ho effettuato, così, e faccio una maglia bassa. Prendo il marcapunti e lo metto su questa maglia che ho appena fatto. Quindi ora devo lavorare 24 punti da questa parte, quindi per contornare il mio cerchietto fino a raggiungere la parte centrale. Arrivati a fare il 24esimo punto, effettuo il 24esimo punto e rivado nel punto stesso dove mi sono agganciata, facendo sempre una maglia bassa, e continuo, perché l'unione infatti è stata appena fatta, continuo a contornare fino al marcapunti. Quindi rifaccio dall'altra parte anche le mie 24 maglie basse. Arrivati qui al marcapunti, lo levo, rientro nel punto che era contrassegnato e lo rimarco, e qui eseguo un giro di maglie basse punto su punto, quindi facciamo un giro completo di maglie basse. Arrivati all'ultimo punto, come vedete, già abbiamo delineato le due parti. Sganciamo il marcapunti ed entriamo sempre nel punto contrassegnato con una maglia bassa e lo rimarchiamo. E da qui eseguiremo sempre un altro giro punto su punto. Quindi per ora abbiamo fatto 2 giri, questo è il secondo, punto su punto. Arrivati al marcapunti, dopo aver effettuato il secondo giro punto su punto, rifacciamo un punto che ora andiamo a contare e rimarchiamo, e qui ora cominciamo ad effettuare delle diminuzioni proprio per dare ora la forma al cuore. Quindi che faremo? Il primo punto l'abbiamo fatto, facciamo 6 maglie basse, 3, 4, 5 e 6 e una diminuzione. Quindi 6 maglie basse le abbiamo fatte. Ora prendiamo la costina esterna, la prima, e prendiamo la seconda costina, tutte e due. Tiriamo il filo, li facciamo passare in queste due costine e chiudiamo tutto insieme. Questa è la prima diminuzione.
continuiamo con 6 punti bassi, 2, 3, 4, 5 e 6. Poi prendiamo di nuovo la prima costina esterna, quella proprio vicino a noi, e la seconda del punto successivo. Facciamo passare il filo fra le due costine e eseguiamo la maglia bassa. Quindi continuiamo così con 6 punti bassi e una diminuzione fino ad arrivare al marcapunti. Arrivati alla fine abbiamo gli ultimi 2 punti e facciamo l'ultima diminuzione, quindi prendiamo le due costine, facciamo passare il filo e chiudiamo. Sganciamo il marcapunti, entriamo nel punto segnato e lo risegniamo, lo rimarchiamo. E qui, questo è il primo punto, facciamo 5 punti bassi e una diminuzione, quindi 3, 4 e 5. Prendiamo sempre costina, prima e seconda costina esterna, facciamo passare il filo e chiudiamo. E continuiamo contando sempre 1, 2, 3, 4 e 5. Prendiamo la prima costina e la seconda, facciamo passare il filo nelle due soline e facciamo la nostra maglia bassa e continuiamo così facendo 5 punti bassi e una diminuzione fino ad arrivare al marcapunti. Arrivati agli ultimi 2 punti prima del marcapunti facciamo sempre l'ultima diminuzione, quindi prendiamo le asoline e chiudiamo, sfiliamo il marcapunti, entriamo sempre con maglia bassa e rimettiamo il marcapunti. Quindi ora eseguiamo, abbiamo fatto la prima, la seconda, 3 e 4, quindi faremo 4 punti bassi e una diminuzione, sempre facendo la stessa cosa, quindi asolina esterna e asolina esterna, tiriamo il filo e maglia bassa. Facciamo sempre 1, 2, 3 e 4. Asolina esterna e asolina esterna, tiriamo, punto basso e continuiamo così fino ad arrivare sempre al marcatore. Arrivati e fatta l'ultima diminuzione, rientriamo nel primo punto marcato, facciamo sempre la maglia bassa, rimarchiamo il punto e ora eseguiamo un giro senza diminuzioni. Quindi abbiamo fatto la prima maglia e facciamo un giro maglia su maglia, quindi punto basso su punto basso, fino ad arrivare di nuovo al marcapunti. Arrivati al marcatore, quindi al marcapunti, rientriamo sempre nel punto, nel primo punto contrassegnato, facciamo la maglia bassa e la rimarchiamo e qui ora facciamo 3 punti bassi e una diminuzione, quindi riprendiamo le nostre diminuzioni,
3 punti bassi, poi prendiamo la prima solina, la seconda asolina, quindi la prima e la seconda, passiamo e facciamo la maglia bassa. Facciamo sempre 1, 2, 3 punti bassi, prima asolina e seconda asolina, passiamo il filo e facciamo la maglia bassa e continuiamo fino ad arrivare al marcapunti. Arrivati alla fine agli ultimi 2 punti, facciamo l'ultima diminuzione di questo giro e sganciamo il marcapunti. Entriamo nel punto contrassegnato, in questo caso è questo, lo rimarchiamo e qui cominciamo a fare 2 punti bassi, quindi il primo l'abbiamo fatto, il secondo, e una diminuzione, quindi sempre le asoline e maglia bassa. Facciamo 1, 2, prendiamo le asoline, le chiudiamo e facciamo la maglia bassa. Quindi stiamo andando comunque sia a chiudere il nostro cuoricino, quindi continuiamo in questa maniera fino alla fine del giro. Arrivati sempre qui alla fine, facciamo l'ultima diminuzione, quindi asolina, asolina, facciamo passare e maglia bassa. Quindi ora già stiamo andando a restringere tutto il nostro cuore. Quindi arrivati a questo punto sfiliamo il marcapunti, sfiliamo il marcapunti e rientriamo e facciamo un giro di punto su punto, quindi rimarco il primo punto e faccio un giro senza diminuzioni per allungare un pochino il mio cuoricino. E nello stesso tempo così iniziamo anche ad imbottirlo. Qui stiamo arrivando di nuovo al nostro marcapunti e prima di continuare imbottiamo il nostro cuore. Ok, prendiamo l'ovatta, ne prendiamo un pezzetto e cominciamo a inserirla all'interno. Ci aiutiamo magari con l'uncinetto. Dopo aver imbottito il nostro cuore, quindi un pochino, sfiliamo il marcapunti e rifacciamo
un altro giro punto su punto, quindi entriamo nel punto che avevamo marcato e lo rimarchiamo e poi entriamo e facciamo sempre punto su punto. Infatti cercate di non riempirlo ancora completamente, perché poi magari nei primi punti ci dovete lavorare, quindi se no vi viene un pochino male. Quindi in questa maniera lasciate quanto poi alla fine, con l'aiuto dell'uncinetto, riusciremo comunque sia a riempirlo completamente. Si è sfilato il marcapunti, ok, recuperabile. Quindi ci lavoriamo punto su punto. Fatto questo giro, poi quello che vi volevo dire è che in base alla vostra mano, in base il filato che utilizzate, se voi riconoscete che questo punto non c'è bisogno perché magari volete, la forma vi piace e tutto il resto, non lo fate i 2 giri praticamente di punto su punto, magari ne fate uno solo. Sfiliamo il marcapunti e qui entriamo e facciamo un punto basso e una diminuzione. Andiamo all'altro punto, facciamo il punto basso e nei 2 punti successivi prendiamo le asoline e facciamo la diminuzione. Poi andiamo all'altro, scusate, ecco, andiamo all'altro punto e facciamo il punto basso e la diminuzione, quindi asolina e asolina, punto basso e diminuzione, in questo caso l'ultima, 1 e 1 2. Ora dobbiamo imbottire completamente il nostro cuore e l'ultima parte ci aiuteremo col lago, quindi imbottiamo la restante parte. Per intanto possiamo tagliare il filo, lo sfiliamo e cerchiamo di riempire quest'ultima parte. Quindi con l'aiuto dell'uncinetto entriamo la paillette con un po' di pazienza si fa tutto nella vita. Ok, ne mettiamo un altro pochino, volendolo fare bello imbottito. Soprattutto per la parte qua di sotto cerchiamo magari di prendere pezzetti più piccoli e quindi inserirli piano piano.
quindi mano a mano voi date una forma comunque sia al cuore, così sistemiamo nello stesso tempo anche l'interno. Io gliene metto un altro pezzettino, proprio per dare un pochino di consistenza in più. Lo sistemiamo per bene e possiamo prendiamo l'ago e facciamo la chiusura. Preso l'ago, utilizziamo il filo che abbiamo appena tolto e prendiamo tutte le costine esterne dei punti. Facciamo passare l'ago proprio nelle costine esterne fino ad arrivare all'inizio. Dopodiché tiriamo. Diamo qualche altro punto di cucitura. Dopodiché da qui lo facciamo passare in un altro punto qualsiasi e possiamo tagliare il filo. Il nostro cuore è terminato. Sistematelo come più vi piace, poi se questo cuore lo volete realizzare con la lana lo potete tranquillamente realizzare. Dalla parte sopra o laterale potete inserire tranquillamente il portachiavi, quindi diventerà sicuramente un gradito regalino. Questo io lo inserirò in un secondo momento perché ho bisogno delle pinze, e potete prendere comunque sia due asoline di un punto stesso e inserire il cerchietto di sotto. Il cuore è fatto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciatemi un mi piace al video. Io vi ringrazio di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.